Buongiorno a tutti amici del canale, come promesso siamo pronti per la partenza, siamo ormai addirittura di arrivo, domani mattina ci alziamo presto e armi e bagagli andiamo ad intervistare Erminio Ramponi come promesso, che è naturalista e amministratore dell'Oasi Naturalistica di Cervara. Andiamo là perché vogliamo farvi conoscere questo posto, vogliamo invitarvi anche a visitarlo e farvi capire un attimino come è stato trasformato negli ultimi anni, cosa ha fatto Erminio per questo posto, ci racconterà poi appunto nel dettaglio tutto quello che ha creato sia per i fotografi sia per i visitatori che vogliono passeggiare serenamente nella natura. Detto questo, vi faccio un piccolo cenno storico, ma prima del primo cenno storico vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, che facendo così ci date un aiuto per poter proseguire a fare quello che stiamo facendo. A voi non costa niente, per noi invece diventa importante. Un clic sulla campanellina per tenervi aggiornati sui vari video che poi andremo a fare. L'Oasi Naturalistica di Cervara è un'oasi naturale di proprietà del comune di Quinto di Treviso, sita a Santa Cristina, che tutela un ambiente di eccezionale bellezza. Da qui l'ultima grande palude del Sile, che è il fiume, che si estende per 25 ettari, sono 250.000 metri quadri, rappresentano uno dei principali punti di accesso al parco naturale regionale appunto del fiume Sile. L'Oasi di Cervara è un biotopo di elevato pregio naturalistico, all'interno del quale sono presenti numerosi pole alimentate da acque di risorgiva che contribuiscono a dare vita al corso del fiume Sile. La riserva è parte della rete Natura 2000 come sito di interesse comunitario e zona di protezione speciale per il rifugio della fauna selvatica e della conservazione della flora spontanea appunto che il fiume Sile offre, specialmente di tutta la fauna selvatica che c'è, che ormai ha preso casa in questa meravigliosa oasi, in questa parte palgulosa. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo domani mattina fuori dai cancelli dell'Oasi di Cervara per presentarvi Erminio, intervistarlo, farvi vedere le fotografie che scatteremo anche noi perché abbiamo prenotato uno dei capanni e nulla, ci vediamo domani, dai, ciao a tutti. Siamo arrivati, siamo all'Oasi di Cervara, siamo qua da Erminio. E qui siamo a Quinto di Treviso, siamo un pochino in anticipo e quindi vi racconto velocemente come siamo arrivati qua. Noi partiamo da Bergamo e per arrivare qua ci sono volute 2 ore e mezza con una piccola pausa. Si imbocca la A4 in direzione Venezia e ci si dirige all'uscita di Scorzè. Da lì poi ci sono circa 20 km per arrivare qua. Siamo a più o meno 20 km da Treviso, dalla città di Treviso, e in questa oasi che poi Erminio ci racconterà nel modo più consono. C'è una storia, ci sono i capanni, si parla di fotografia, trasuda fotografia, quindi insomma non vediamo l'ora di intervistare Erminio, quindi dai, adesso tra un po' arriva e cominciamo. Pronti? Vamos!
Buongiorno a tutti amici del canale, con piacere oggi, come vi avevamo promesso nell'ultimo video, abbiamo l'opportunità, l'onore di avere con noi Erminio Ramponi, che è sostanzialmente l'amministratore unico dell'Oasi naturalistica di Cervara, Quinto di Treviso. Ciao Erminio. Ciao Giuliano. Come stai? Tutto bene? Bene, grazie per essere venuti fino all'Oasi. Grazie a te, figurati, di averci dato questa opportunità. Per prima cosa appunto ti ringrazio di cuore per averci dato questa occasione e prima di partire vorrei capire un attimino da te quanto cuore ci metti qua per riuscire a realizzare tutto questo. L'Oasi di Cervara arriva oggi a essere quello che è dopo un lavoro che è iniziato circa 20 anni fa. Io ho cominciato a lavorare all'Oasi nel 2002 e fortunatamente poi sono stato affiancato negli anni a seguire anche da altre persone eccezionali che sono i miei soci Gianfranco e Stefania, e insieme abbiamo ideato e poi realizzato diversi progetti all'interno del parco. Una parte di questi progetti per i nostri visitatori e un'altra parte per i fotografi naturalisti. Bellissimo, bellissimo direi. E quindi hai detto adesso sono 20 anni che ti occupi di questo. Sì, sono 20 anni in cui appunto a tempo pieno abbiamo iniziato a osservare questo luogo, a capirne le potenzialità, a conoscerlo da vicino, per poi riuscire a costruire quelle situazioni che ai fotografi servono per avvicinare gli animali. Chiaro, però tu non nasci fotografo naturalista e quindi direttore di Oasi. No, veramente sono partito prima come fotografo e poi, dopo la laurea, mi sono avvicinato alla gestione del parco, ma è stato grazie alla fotografia che ho conosciuto quelli che al tempo gestivano il parco del Sile, che poi mi hanno coinvolto nella gestione dell'Oasi. Ma ai tempi dell'università io ero uno di quelli che andava via col teleobiettivo sulla spalla e si fermava lungo i canali aspettando il Martin Pescatore, insomma. Mi sembra giusto. Come facciamo ancora in tanti, penso, no? Bello, 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 bello. Torniamo un po' indietro, l'ultima volta che ci siamo visti mi raccontavi un po' del periodo pandemico, che sì, insomma dopo tanto tempo di apertura per voi sì, è stato un po' una tragedia. Vuoi raccontarcelo un po' brevemente e dirmi come poi piano piano ne state uscendo una, certo, ne siete già usciti, certo, per la lunga? Adesso possiamo dire che possiamo considerarcene, incrociando le dita, fuori, e l'Oasi è tornata a essere operativa al 100%, ovviamente, però in quei 2 anni purtroppo le aperture a singhiozzo hanno ridotto l'attività del parco, ridotto la nostra ricettività nei confronti del pubblico e quindi per un certo periodo anche l'attività dei capanni fotografici era stata messa, diciamo, in sospensione, proprio perché non si poteva stare in ambienti piccoli in più di una persona, e quindi quello ci ha ovviamente limitati. Adesso fortunatamente si può tornare a fruire degli spazi in totale libertà e anche i nostri capanni sono tornati a essere attivi dopo una sospensione di quasi 2 anni. Benissimo. Appunto i capanni. Sì. Allora, parliamo di capanni perché l'Oasi appunto non è solo un ingresso per tutti i visitatori che hanno voglia di fare un giro in mezzo alla natura, ma è anche appunto fotografia. E tu hai più capanni, nonché il re di tutti è il capanno del Martin Pescatore, il Kingfisher. Certo. Raccontaci un po' di quello e degli altri capanni che hai. Certo, allora, l'avventura dei capanni è iniziata nel 2010 con il primo capanno del Martin Pescatore, che era nato un po' per gioco, era nato per l'esigenza che avevo io di fare delle buone riprese del Martino. Poi ho cominciato a invitare qualche amico, gli amici l'hanno detto ai loro amici, e un po' alla volta c'era la richiesta di poter accedere a questo capanno da cui si vedeva il Martin Pescatore da vicino. Da lì abbiamo detto, ma trasformiamo questa cosa che è per un gruppo di amici in una cosa che diventi un pezzo di, diciamo, di attività dell'Oasi, con un progetto vero e proprio. Quindi abbiamo strutturato bene di nuovo il primo capanno del Martino, e a questo poi nel tempo abbiamo appoggiato, abbiamo avvicinato
altre strutture che invece si occupano di altri animali. Il martin pescatore c'è ancora, è il simbolo dell'oasi, continuiamo a riproporlo tutti gli anni ovviamente perché qui vive stabilmente, ma a fianco a quello c'è anche il capanno, ci sono dei capanni invernali come il capanno della Poiana, da cui si fotografano agevolmente in inverno le poiane, ma anche molti corvidi, molti picchi, e poi abbiamo aggiunto il capanno che si chiama del Porciglione, ma di fatto è un capanno del Martino 2 specializzato per il tuffo. Ha approfittato del della casa altrui. Sì, esatto. In quel capanno lì abbiamo una pozza sopraelevata che ha una capienza di 1500 litri d'acqua. Ah, caspita. Sì, e le finestre sono all'altezza del pelo d'acqua in cui poi si tuffa in un punto preciso il martin pescatore. Quindi lo facciamo praticamente a raso nell'entrata dell'acqua. Tutti i nostri capanni hanno 4 posti a sedere individuali, sono riscaldati in inverno, ci sono delle piastre in metallo per il fissaggio delle teste fotografiche, quindi non c'è neanche l'ingombro del cavalletto da avere davanti alla sedia. Certo. E poi ci sono diverse soluzioni, alcuni capanni hanno delle retine mimetiche che permettono la fuoriuscita del teleobiettivo, altri capanni hanno invece il vetro monodirezionale tipo Stopsol, oppure soluzioni ibride tra questi due sistemi. Bene, allora spiegami un attimo, ma ci sono dei periodi dell'anno precisi per cui si può entrare all'oasi? Ci sono degli orari? Come funziona l'ingresso qua? Allora, intanto partiamo dal dire che i fotografi naturalisti hanno una corsia che è diversa da quella del visitatore ordinario. I fotografi naturalisti entrano prima la mattina, quindi ad esempio in questa stagione l'ingresso è alle 8:30 del mattino, possono stare dentro fino alle 6:30 del pomeriggio e tutti i nostri capanni sono situati all'esterno dei sentieri di visita, in un pezzo di palude che non è raggiungibile dal pubblico. Sottolineo questo perché questo fa la differenza tra l'oasi di Cervara e un posto, ma altre riserve dove invece magari i fotografi si devono mescolare con le famiglie, con la gente che fa la passeggiata col cane, no? Chiaro. Ecco, quindi i fotografi devono avere uno spazio solo per loro. Prima cosa. Seconda cosa, quando venire? Allora, intanto diciamo che nel cuore dell'estate i capanni sono chiusi, fa caldo e non vogliamo che nessuno stia male in capanno, no? Quindi ad agosto e settembre lasciamo i capanni in stand-by, li lasciamo in riposo e ripartiamo di solito a ottobre. Da ottobre parte la stagione autunnale, facciamo ottobre, novembre, dicembre, gennaio e poi comincia quella primaverile in cui ci dedichiamo soprattutto al martino. Nella stagione invernale Poiana e martini in tuffo, nella stagione primaverile martini sul posatoio e gli aironi della garzaia che è situata di fronte al capanno del martino. Molto bene, molto bene, molto bene. E immagino che qua non ci siano solo capanni con i porciglioni piuttosto che le garzette, piuttosto che il martin pescatore, le poiane e quant'altro. Mi dicevi che avete anche uno spazio dove si tengono i gufi dei rapaci. Sì, la Selva dei Gufi è uno dei progetti che abbiamo realizzato negli ultimi anni e che ha come obiettivo avvicinare le persone al mondo dei rapaci notturni, perché di solito i rapaci notturni appunto non sono conosciuti, sono ammantati da un sacco di leggende e ancora un po' anche di ignoranza, no? Quindi un parco naturale dovrebbe avere come obiettivo insegnare alle persone l'importanza di questi uccelli e farglieli conoscere da vicino in modo tale che le persone si innamorino degli allocchi, dei barbagianni, dei gufi reali e per quello noi abbiamo alcuni gufi che vivono in cattività e che sono dei nostri compagni di lavoro per incontrare i visitatori e le scolaresche. In alcuni periodi dell'anno in passato abbiamo organizzato anche dei workshop di fotografia con questi animali che sostanzialmente sono dei fantastici modelli che posano per i fotografi e questo da un lato dà soddisfazione al fotografo che magari ha bisogno del ritratto dell'allocco che è difficile da fare in natura, non è alla portata di tutti e dall'altro lato è anche un piccolo modo per aiutare in qualche modo il bilancio dell'oasi che, ci tengo a ricordarlo, sta in piedi grazie alla presenza dei visitatori e dei servizi che noi offriamo all'interno del parco. Assolutamente sì, benissimo, benissimo. E al di là di tutto questo poi offrite altre attrazioni per quelli che sono poi gli ospiti che vengono a trovarvi, i bambini piuttosto che...
Ma allora, quello che differenzia un po' Cervara dalle altre riserve italiane è che noi abbiamo preso da altri parchi europei l'idea di animare la visita del nostro turista, del nostro visitatore. Per cui chi viene all'Oasi nel fine settimana ha una scaletta di animazioni che rendono viva la giornata, no? A tutte le ore succede qualcosa di diverso. Tra poco io andrò a raccontare la vita delle cicogne, Gianfranco si occuperà di far mangiare le testuggini, poi ci sarà l'incontro con i gufi e quindi il visitatore non ha solamente la passeggiata lungo i sentieri, ma incontra noi che raccontiamo le meraviglie di questo parco a tutti, sia agli adulti che ai bambini. Fantastico. L'ultima domanda, ormai siamo addirittura di arrivo, dici come ti possiamo contattare, come possiamo raggiungerti e che tipo di ospitalità poi offri ai tuoi ospiti all'interno dell'Oasi. Certo, beh allora raggiungere Cervara è facile, l'Oasi si trova a circa 10 km dalla città di Treviso, a una quindicina di chilometri dall'uscita autostradale più vicina che è quella di Preganziol, quindi in un attimo tramite Google si arriva qua, siamo geolocalizzati bene, quindi se uno scrive Oasi Cervara in Google arriva subito, questo non è un problema. Per contattarci prima è sufficiente un'email all'indirizzo oasicervara@gmail.com, io rispondo direttamente a tutti i fotografi che scrivono, dando poi il mio numero di cellulare con cui poi mi possono scrivere direttamente via WhatsApp. Non lo do subito, Contatto diretto. Non lo pubblico il mio numero subito perché c'è il problema che poi dopo ti chiamano a tutte le ore per qualunque cosa. Io rispondo solo via WhatsApp e dopo i fotografi quando hanno il mio numero possono scrivermi sempre via WhatsApp per sapere cosa si muove, se vale la pena di venire oppure no, quando riapriamo in alcune stagioni. Dopo siamo sempre a disposizione. I fotografi che vengono all'Oasi possono mettere al sicuro la loro auto all'interno del parco, non la lasciamo fuori con rischio di furti, quindi le macchine vengono parcheggiate dentro al sicuro e per tutto il tempo che stanno nel parco hanno l'accesso a tutti i servizi del parco, quindi volendo di domenica uno può partecipare anche alle animazioni del parco dopo che è stato in capanno. Di solito si mangia in capanno, ci si porta il pranzo al sacco per dare continuità alla giornata. Meno si entra e si esce dal capanno, più animali si vedono. Questo mi sembra chiaro. Bene, abbiamo concluso. Non voglio rubarti altro tempo, anche perché dobbiamo andare a fare le fotografie al Martino e quindi ci tocca. Detto questo, io ti rinnovo il ringraziamento di cuore per averci dato la possibilità di intervistarti, di poter presentare questo meraviglioso posto, questo meraviglioso Oasi che con tanto cuore e impegno negli ultimi 20 anni sei riuscito a far crescere e far diventare quello che oggi è. Grazie. Grazie ancora, un grande saluto a tutti gli amici del canale, da Giuliano e da Erminio. Ci vediamo con le prossime news e i prossimi video. Ciao a tutti, ciao!